Signori, mi sono infilato in una situazione nuova. C'è una disciplina che non ho mai fatto. Ho fatto velocità, ho fatto enduro, ho fatto motocross, ma c'è una cosa che non avevo mai provato e questa cosa è il flat track. E adesso dopo la sigla vi racconto dove sono e che cosa sto combinando. Location: pista Maremma Flat Track, Borgo Santa Rita, Grosseto. I personaggi di questa storia sono il nostro Mirko Gennai, che per chi non lo sapesse fa con noi di BR Corse il mondiale Super Sport 300, il papà detto Babbo Genna che avete già visto in qualche mio video, gli amici di Mirko che dovete ringraziare se abbiamo delle donate fighissime ed ultimo ma non per importanza Alessandro Zucco, pilota di Flat Track e gestore della pista, che mi ha gentilmente concesso una moto per allenarmi ed esordire in questa nuova disciplina per me. Diciamo che l'inizio però allora, fra ghiaccio e freddo abbiamo cominciato a girare un pochino tardi, verso le 11. Prime impressioni, flat track troppo divertente. Non è particolarmente difficile, l'unica cosa complessa è capire quando metti di traverso la moto quanto può stare, perché l'impressione è che ti parta via sempre, invece devi piegarla e fidarti e tenerla lì. Poi con il papà di Mirko mi ha gentilmente prestato gli stivali con una suola in ferro, perché qua nel flat track è molto importante appoggiarsi, soprattutto ci sono molte curve a sinistra, appoggiarsi con il piede e tenere sulla moto, quindi con gli stivali normali si aggancerebbe il piede e si girerebbe il ginocchio. Con questa suola in ferro scivola molto meglio e non ci sono problemi. Per la moto che sto usando una KTM Enduro, che non è propriamente la moto più performante, però va benissimo per iniziare. Anch'io a vederla un po' usata, un po' brutta, un po' vissuta, avevo un po' di paura, in verità si usa tranquillamente, soprattutto è molto facile da guidare anche se ha le gomme finite. Tanto al primo approccio, oggi è la mia prima giornata nel flat track, la cosa importante è capire come stare sulla moto, come distribuire il peso e soprattutto come intraversarla. La moto fa un po' meno differenza. Ho fatto un giro sulla moto di Mirko e in effetti è molto più facile, ma non è quello che fa la differenza. Adesso pomeriggio vediamo se riusciamo a migliorare un po'. Infatti ho detto guarda, l'ha fatta bene, guarda. Vedi? Oh, comunque nemmeno parente, cioè. Che cosa? Sono rientrato dopo mangiato, vado a un altro ritmo. Andai bene? Infatti Gennai t'ha passato, ma poi dai. Vabbè, la pressione psicologica lui la piglia sempre, no? No, però dai, oh, ti eri agganciato, tenevi un po', dai. Cos'è che hai detto, Mirko? Volevo farti vedere come si facevano le curve. Volevi farmi vedere come si faceva la curva, però la curva te non l'hai fatta. Non l'ho proprio finita. Quando mi ha passato, io ho cominciato a frenare. E comunque l'ho preso lo stesso, perché sapevo che non l'avrebbe finita. Comunque mi hai fatto vedere bene le traiettorie e non mandavi via tanto, È la prima volta, stai attento. Mamma mia, che rischio! Avete visto, mi è caduto davanti, però comunque dalla mattina ad ora sono migliorato un sacco. Ancora sicuramente non è flat track, la tecnica proprio non è l'ideale. Sto usando lo stivale di Stefano, di papà di Mirko, e infatti per quello sono caduto, mi si è impuntato. E infatti adesso chiediamo ad Ale Zucco, lui
è un ragazzo che insieme al proprietario della moto che vi ho fatto vedere prima, che è quella con la quale sto girando, mi hanno prestato il mezzo per poter girare oggi e mi hanno invitato qua alla loro pista che gestiscono a Borgo Santa Rita. Intanto grazie per il prestito, grazie per le dritte, per insomma la tecnica. Sono partito stamattina da zero, come hai visto, perché non sapevo niente, e ora però quando mi ha passato Mirko L'ha faticata. sono rimasto un po' attaccato. Poi la moto che sto usando, insomma, non è, diciamo, una moto da corsa, però per imparare comunque abbiamo visto che è molto più importante il peso e cosa fai tu sulla moto piuttosto che poi quando ti sai muovere bene sulla moto, allora sì che poi ovviamente serve Sicuramente la moto, il mezzo aiuta, dai, sì. la moto prestazionale. Te invece, Ale, nella vita mi hai raccontato che fai le sospensioni, giusto? Sì, dai, io faccio il preparatore di sospensioni e insieme a Marco Bertini, dopo vi presenteranno, è là che sta aiutando, eccolo. Insieme a lui abbiamo riaperto la pista dopo l'alluvione, grazie alla famiglia Brunelli e ora alla famiglia Donnini gestiamo questo spazio. È l'unica pista da dirt track in Italia dopo il ranch, diciamo abbastanza grande, il tempo è intorno al minuto, è adatta per preparare piloti della velocità, chi si diverte o anche chi vuole fare solo questo sport solo per divertimento, dai. E tra l'altro mi hai detto che a fine gennaio, Bravo, fatela, facciamo la 50 km. cioè la metà di quello di Valentino. Bravo, sì, Okay, la nostra metà. è la 50 km dei lampioni, quindi La 50 di lampioni. i lampioni non lo fermi, sapevo. praticamente. Sì, sì. Questa è in diretta, non lo sapevo. L'abbiamo fatta 2 anni fa, eravamo un bel po' di piloti, anche noi faremo 20 coppie a numero chiuso e è stato un bellissimo evento. Le coppie saranno a sorteggio, quindi è una gara, un allenamento tutti insieme, un momento d'aggregazione diverso, logicamente sempre agonistico. Allora te lo dico in diretta nel video, se la moto c'è, Vai. vengo in coppia con Gennai e c'è allora anche ci sei sicuro, dai. e c'è anche papà Stefano qua dietro che acconsente, vero, questa cosa? Oltretutto ha corso all'edizione di 2 anni fa, Stefano. Mirko o Stefano? Stefano. Bene, adesso ho sistemato i danni che ho fatto della caduta, il paramano e la leva della frizione, rientriamo. Qua è artigianalezza pura. C'è da dire che senza questo stivale è veramente difficile guidare. Cioè il fatto di poter appoggiare il piede è un altro punto di appoggio in più che aiuta un sacco nella guida. Infatti io non lo sapevo, ma la differenza è veramente impressionante. Adesso lo rimettiamo, l'unico problema è che essendo un po' artigianale, in più io magari sbaglio ad appoggiare il piede e sono caduto per quello. Oh, giornata finita e adesso arriva il momento più bello, ovvero quello della porchetta. Io sono contentissimo perché oggi mi sono divertito un sacco, ho provato questa disciplina che non avevo mai provato, mi ha sempre incuriosito e non ho mai avuto la possibilità di provarla. Quando Mirko mi ha chiamato e mi ha detto "Oh, noi andiamo a Zucco da Santa Rita, se vuoi ti danno una moto per allenarti", non ci ho pensato un attimo e sono venuto. Ora capisco perché molti piloti lo utilizzano per allenarsi, non è particolarmente stancante, se ovviamente paragonato al motocross, però ti allena quella capacità di tenere sempre la moto di taglio e soprattutto di intraversare tantissimo in entrata di curva. Io oggi ad esempio in staccata piegavo fino a un certo limite mettendo la moto di traverso fino a un certo limite e vedevo Mirko che nonostante non andasse 10 secondi più forte di me, poco più forte di me, però proprio la tecnica di guida è completamente diversa, la moto gira più velocemente e soprattutto sei meno a rischio di una chiusura di anteriore. Comunque questo posto è fighissimo e spero di poterci tornare magari d'estate, già me lo immagino al tramonto, si bagna la pista e si gira fino a che non viene buio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se non lo avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al canale che per me fa un'enorme differenza se vi piace quello di cui parlo, è un bel gesto per supportare tutto il lavoro che c'è dietro a quello che faccio. Ma prima di andare a casa andiamo a salutare i ragazzi della pista e ringraziarli per la giornata.
Ciao ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Oh, ti cerco. Proprietario della moto. Ciao, grazie Ciao, mille. grazie a voi ragazzi. E te stai attento perché sto arrivando, Sto arrivando. Via.